Ciao popolo YouTube, eccomi tornato da Benny's Music e oggi parliamo di Eastman, un brand cinese che però va a dare il rapporto qualità-prezzo probabilmente più incredibile sul mercato. Ma prima di parlarne, sigla e andiamo. Ebbene sì, oggi sono qui con Matteo come Ciao sempre a tutti. e vi parleremo di Eastman, un brand che effettivamente ha un rapporto qualità-prezzo e degli strumenti non effettivamente banali, perché vedremo che ci sono un paio di strumenti interessanti, tra cui quello che sto tenendo tra le mani, che effettivamente attirano un po' l'attenzione di molti chitarristi, direi. Sì, parecchio, assolutamente. Volevo fare due cenni sul brand perché uno, quando si sente Made in Cina, tante volte si storce un po' il naso, però ci sono produzioni cinesi e produzioni cinesi. Certo. Eastman è un brand che nasce da un liutaio che ha studiato a Boston, un liutaio cinese che poi è tornato nella sua nazione e ha creato il suo brand, insomma. È nato nel 92 e ha iniziato a fare proprio strumenti classici, quindi passando dai violini, mandolini, chitarre acustiche e poi aprendosi sulle chitarre elettriche e soprattutto sulle jazz, hollow, semi-hollow, dove sono molto richieste. Ah, interessante, quindi Sì. diciamo questa qua è stata un po' un'evoluzione del marchio che li ha portati a Esatto. fare delle produzioni non soltanto Gibson, come vedremo ci sono anche dei modelli che sono unici al brand. Sì, esatto. E in questo caso una cosa interessante che anche quello che dicevo prima, che ci sono dei modelli come questa che ho tra le mani che effettivamente sono un po' delle perle rare, nel senso che questa qua è una chitarra in stile 330, Esatto. sul quale ho fatto un video completamente dedicato sul mio canale se siete interessati, ma la cosa curiosa diciamo della 330 è che a differenza della 335 è completamente vuota. Esatto. E queste chitarre tendenzialmente Gibson non le fa praticamente più, è veramente difficile trovarle. Sì, E il fatto che loro l'abbiano all'interno dell'offerta, per quanto mi riguarda, è una cosa molto interessante. Io sono veramente un fan di questo tipo di chitarre. Inoltre hanno un suono molto particolare che oggi vi facciamo sentire utilizzando un mezzabarba Z35 settato abbastanza pulito, e poi andremo a utilizzare due pedali, uno per un po' di ambiente che però vedrete che lo stiamo utilizzando in maniera un po' depotenziata rispetto a quello che può fare, che è un Earthquaker device. Il nome è Avalanche Run, che praticamente, ragazzi, potreste farci 10.000 tipologie di riverberi assurdi, riverberi, delay, quello che volete. però adesso l'ho settato veramente in maniera semplice. E poi c'è un Elombre che è il pedale signature di Billy Gibbons per darci un po' di botta in più. Iniziamo con questa e poi andiamo a fare un po' anche un giro delle altre chitarre che abbiamo attorno. Bella chiara, ha una pancia, vabbè, che è data anche dal tipo di costruzione di pick-up che variano in base al modello. Sì, in questo caso sono Lollar. Ok, quindi Sì. questi sono dei Lollar, però ci sono varie combinazioni, vari brand che vengono utilizzati da Eastman. Poi le vedremo sulle altre. Sì, andiamolo a sentire con un po' di gain. Tra l'altro notavamo che pur essendo una chitarra completamente vuota non va ad avere quel tipico fischio di feedback che magari molte chitarre hollow body possono avere. Riesce a reggerlo effettivamente abbastanza bene.
ce l'abbiamo fatta. Però Cioè, mi sono la dovuto, classe è giù in fondo. mi sono dovuto impegnare per fare la tema in feedback. Però in questo caso regge decisamente bene. Sì. La Gibson degli anni 60 che avevo suonato era ingestibile, praticamente a sì. qualsiasi momento andava fuori controllo. Questa si riesce, Più cioè, come moderna. avete visto, mi sono dovuto girare e Sì. fare e cercare l'armonico. Ma in questo caso la cosa che io adoro di questo tipo di chitarre è il fatto che hanno l'attaccatura del manico che è leggermente più alta rispetto Sì. a una 330, Esatto. che effettivamente poi vi cambia completamente l'approccio allo strumento, sembra una chitarra molto più piccola da suonare. E adesso, visto che l'abbiamo lì, la andiamo anche a confrontare con la sua sorella, Eccola. che in questo caso è, come potete vedere, la differenza principale è proprio, vedere no, non lo potete vedere, come vi diciamo noi, la differenza tendenzialmente è che sotto i pick up e il ponte questa non è vuota, C'è il ma ha un blocco. blocco centrale, quindi Come la una 335. semi-hollow. 335. Esatto. In questo caso questa è con la configurazione con il classico tailpiece, Sì. però esistono combinazioni, anche con il Bixby sì. e come esiste quella di prima senza il Bixby, ma con il ponte classico a A trapezio. trapezio, esatto, sì. Dicevo, questa qui ha una finitura che loro chiamano True Tone Vintage, che ha una leggera patina, non è relic, però ha una leggera patina. E su questo tipo di chitarra montano Seymour Duncan della serie Custom Shop. Non ricordo se questi sono gli Antiquity o sono i JB59, ma sempre Custom Shop. Quindi Comunque Seymour pick up Duncan di di un certo livello, livello. assolutamente. Sì, sì, sì. In questo caso ve la facciamo sentire prima nel canale, nell'unico canale, quindi col pulito, suona così. Ha una immediatezza completamente Sì. diversa e quella là era un po' la nota era avvolta, non aveva un Sì. attacco diretto, qua invece avendo anche il blocco centrale in acero si sente subito che c'hai la C'è botta. più botta, c'è più attacco Sì, e sì. più medio-alta frequenza, Sì, sicuramente. qua ovviamente i pick up magari stanno dando anche una grossissima mano e si sente che questa è una chitarra che vuole anche portarsi un po' più in là con il gain, perché Sì. già spinge l'ampli molto di più di prima Certo. e con il gain secondo me prenderà anche più vita. Decisamente molta più botta. Sì, Mi sì. piace anche molto il pick up al manico, comunque è bello cremoso, Sì. ma non si scurisce troppo, No, capito? resta i cantini sono Abbastanza de intellegibili. sì, belli definiti Sì. e Bella, bella. Poi ci sono dei dettagli, come dicevi tu, leggermente aged, non sì, direi age, però per esempio il ponte è leggermente usurato, un po' così con i pick pattinato, sì. up, sì. No, è una bellissima chitarra. Nel manico, una cosa che magari molto spesso potrebbe capitare, ma che questo tipo di verniciatura un po' aiuta, è che potrebbe sembrare un po' Mh-mh. appiccicoso, no, in questo caso invece scorre abbastanza bene, non è la sensazione che avete con un manico che è completamente ricato ovviamente, perché comunque c'è la vernice, però non Certo, è una vernice che incolla la mano, che scorre certo. poco. Volevo far notare anche il fatto che sul 90% degli strumenti Eastman, montano la Poi tastiera in ebano. si vede, Quindi è molto scuro. sì, 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 a tastiera in ebano. Bello. Come dicevamo prima, il rapporto qualità-prezzo di questi strumenti è Sì, imbattibile, sì. Questo imbattibile. qua va più o Queste meno. qua siamo sul 2000 €, Ah, 1990, una no, roba del okay, io sì, sì. pensavo perché eravamo sui quasi 3000 avrei detto. No, Cioè no, 1000 € in più no, no, io avevo questa messo in questa top. qua, beh, loro
il loro genere 335 parte dai 1.300 € con la 386, Ok. poi c'è la 486 che si sposta sui 1.400-1.500 Questa è e già poi una un po' si più. arriva a queste sì che siamo sui 2000, Wow. però siamo entro i 2000 €, cioè penso che sia un rapporto Tra qualità-prezzo poco così. l'Epiphone praticamente arriva. Beh, Sorpresa. le Inspired Buy Sì, ormai sono su sì, quelle sì. sui 1.500-1.600. Rimanendo però su, configurazione doppio humbucker, questa non è l'unica chitarra, ne abbiamo un'altra che è sempre in stile Gibson, che in questo caso richiama ovviamente una Les Paul. Solid body. E quindi ci stiamo, diciamo, andando a riempire sempre di più. Siamo partiti da un hollow body, passando dalla semi-hollow, adesso siamo a una solid body in stile Les Paul. In questo caso i pick-up cambiano ancora, Esatto. E ehm, andiamo al top di gamma. che sono i Lollar. Questi sono i Lollar Imperial, avvolti su specifiche Eastman. Sì, e in questo caso abbiamo anche un aging, Sì, sia sul manico che nella parte, diciamo, della cintura, esatto. l'armrest, un poco, diciamo, di bottarelle qui e lì, Sì. e Finitura comunque varnish, loro lo chiamano varnish, varnish okay. forse. In questo caso suona così. Ancora un Più salto. ciccia. Ma la dinamica non Da male. paura, sì, 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 sì. perché comunque anche se, non aumenta tanto il volume quando si cambia da un pick-up No. all'altro, è abbastanza Sì. bilanciato, però questo riesce a spingere l'ampi di più e quindi si passa da queste cose un po' pulitine con quel leggero break-up a un ampli che comunque ti dà, cioè Cer Sì, in son più pick-up adesso. secondo me moderni, non Sì. sono Non è no, non vintage. è No, vintage. no, no. Sono belli Sarebbero più carichi. scarichi se erano vintage. Esatto. Questi qua hanno un punch, decisamente importante. Proviamola con un po' di gain. È una bella È botta. una botta notevole, sì. Sì, 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 sì. sì, sì, davvero. In questo caso però, quello che finora vi abbiamo fatto vedere, uno potrebbe dire: "Ah, ma fanno soltanto riproduzioni Gibson?" No, in realtà No. no. Esatto. Ovviamente qui abbiamo in realtà altre 2 chitarre in stile Les Paul, di cui una secondo me vale la pena sentirla, che è questa qua, Sì, perché come dicevo prima Eastman si tira fuori delle chitarre che altri brand devi spendere 3 volte per avere una cosa di questo esatto. tipo. Perché questa è una chitarra che va a riprodurre, direi una SB58. 52. Sì, allora lui loro lo chiamano SB54, nel senso che Ah, comunque okay. ha delle caratteristiche costruttive col top 54. Loro l'hanno fatta per differenziarla da Mh-mh. Gibson, col doppio binding, un po' Bello, stile tipo custom, custom. esatto, stile custom, P90, Staple Pin. Sì, staple al Nico 5 ed Sì, è è particolare perché particolarissima. soprattutto, è un po' la stessa cosa che dicevo sulla 330, no, cioè sono delle chitarre che tendenzialmente tu non sei abituato a vedere, soprattutto a questa fascia di prezzo proprio Esatto. non esistono. E soprattutto sono delle scelte di pick-up che se voi siete un po' curiosi e non volete prendere una custom shop che costa probabilmente 5 volte, Generosissima, comodamente. effettivamente vi danno la possibilità di giocare un po' con questi suoni qua. Mh. Sentiamo un po' come suonano questi P90 e poi procediamo alle serie un po' più classiche e tipiche di Eastman.
molta meno botta, Sì, più come volume sì, pancia. più pancia, esatto. È più vintage questo. Sì. Decisamente molto più Sì. vintage. Però io che sono un fan dei P90, secondo me questa con un po' di gain. Ah, questa. Non suona quasi da Les Paul al manico. È diverso. Stratocasterosa come Sì, sì, sì. suono. E qua c'è un po' quasi il twang È da è tele. molto versatile, Sì, sì, Si sì, fa no, questa è parecchie cose. interessante, molto Cavolo, figa sì. 'sta chitarra. Tra Davvero? l'altro lo staple pickup è un pickup che mi ha sempre incuriosito Mh. molto e in più qua cambia anche tanto il feeling rispetto a quelle che abbiamo provato adesso, perché avendo il wraparound Wraparound. ha un suono e un feeling un po' più diretto, probabilmente anche perché appunto tu hai il contatto diretto al body Esatto. e si sente che te lo restituisce subito. Mh-mh. No, questa è una bella chicca, ragazzi. Io vi consiglio di venire in negozio, venirle a provare e fare anche un po' di questi confronti qua, perché vi rendete conto che anche guardandole magari che hanno, diciamo un aspetto familiare molte le spolle, poi appena inizi a cambiare queste piccoli dettagli effettivamente il suono cambia Sì, sì, molto. non sono dei cloni, quindi e poi una cosa curiosissima nella loro produzione è che essendo fatte ancora in modo molto artigianale, i manici davvero cambiano da anche su 2 chitarre uguali, cioè se prendiamo 2 SB59, però il feeling dello strumento Certo, tante volte è cambia. spesso diverso, sì, sì. Mh-mh. Cioè si sente ancora questa artigianalità, in positivo chiaramente, degli strumenti. Sì, in questo caso vi posso dire che, tutte queste che abbiamo provato adesso sono stracomode, non ho trovato nessun manico troppo grosso, magari di quelli che sono troppo ciccioni Esatto. e fastidiosi. Ma direi di passare diciamo al un po' l'intrusa tra tutte queste Les Paul che Bravo, abbiamo non voglio oggi, far danni. che è Eccola qua. questa qua. Giusto una menzione prima di passare a quella, c'è un'altra Les Paul, l'unica che non abbiamo suonato, che è la La Junior, Juniorina. vedete qua, che è questa qua. Se voi volete vederla suonare, c'è stato fatto un video completamente Sì, dedicato, quindi in dedicato quel a tutte caso le junior, diciamo, del negozio. esatto, potete direttamente andare al link che vi lasciamo qui sopra nel caso in cui siate effettivamente interessati. Per completare diciamo tutta il portafoglio, gibsoniano, diciamo non potevano non fare anche una versione mono pickup Esatto. della Junior. Tra l'altro Ma qui di una gran qualità perché monta pick-up Lollar, è una chitarra veramente sì, ho interessan visto l'hanno confrontate con chitarre, ragazzi, degli anni '50. secondo me. Quella Andate a originale. andate a guardare il video, ve lo consiglio. Ma questa qua invece ci porta in una famiglia completamente diversa. Esatto. Non è una Strato, a No, guardarla, né a suonarla direi. assolutamente. È una loro forma inventata, diciamo così, da Eastman, che si chiama è la serie Fullerton che hanno presentato l'anno scorso, che vanta diversi modelli, diverse configurazioni. Questa qua è la FT62, quindi abbiamo, palissandro per la tastiera e abbiamo questa configurazione di pickup col Col foil sync Golfoil. sì, col Goldfoil. Come dicevi prima, si avvicina più alla Strato perché ha anche un sistema di giunzione tra manico e body avvitato, Molto particolare. particolare, Esatto, molto coi particolare. viti. E questa serie di strumenti è stata studiata con D'Ambrosio, che è un liutaio famosissimo, americano. Infatti, oltre a questa serie standard che son chitarre appena sotto i 1.000 €, quindi son chitarre
abbordabilissime da Ne abbiamo provata anche persone. un'altra con la versione Telecaster Sì. e vi rimandiamo anche a quel video perché è, diciamo, simile ma diversa come chitarra. Esatto. Un po' richiama la famiglia. Loro ne han fatta anche una versione limitata fatta da D'Ambrosio proprio, Okay. chiaramente son strumenti con A un altro costo. esatto, e son proprio fatti in America da lui Okay. direttamente, sì. Cosa No, che ne abbiamo un paio di pezzi adesso in negozio. Poi vi metterò anche delle Arriveranno riprese così le potete vedere perché, Sì. non riusciamo a suonarle tutte oggi. Se vi Certo. interessa fatecelo sapere così noi effettivamente ci lavoriamo e vi portiamo magari un video di, come suonano anche le versioni magari economica Video dedicato. contro quella che in realtà costa più di 3.000 €. Sì. Però questa qua, va a richiamare io ogni volta che le vedo mi ricorda, come, alla lontana un po' la Red Special di Brian May, no? Eh beh, la Come l'estetica filosofia, come esatto, filosofia. l'estetica Poi il ricorda. suono non c'entra assolutamente niente, però io sono un fan della forma, dell'ergonomia, ragazzi, cioè si può arrivare È veramente comodo, al 28° tasto, si potrebbe è super arrivare comodo, sì. tranquillamente, e suono in questo caso sarà più simile a quello che vi potete aspettare da una Super Strat, Sì, però in questo caso il Goldfoil, non essendo un humbucker, spinge un po' meno, adesso sentite. certo. Il manico avvitato si sente Subito l'attacco è diverso. suona. Gran botta. Considerato che questa è la più Gran botta. economica, giusto di Sì, sì, tutte, questa è la serie più economica. cambia Sì, sì, esatto. completamente, stiamo guardando filosofie costruttive completamente diverse, anche per Certo. questo costa meno, raga. Però suona. Ma comunque è bilanciato, tira Sì. meno di quello che È pensassi. un po' più scarico, però è bilanciato comunque È sorprendente, Sì, sì, sì. veramente interessante, anche perché il Goldfoil vi spiazza completamente perché voi pensate: "Ah, super strat, adesso faccio un casino", invece no, è tirato indietro, si Esatto. bilancia abbastanza bene con i single coil perché è un single coil anche questo. Sì. Bella, bella, mi ha sorpreso. Come sotto le dita come la senti? Come suonabilità? È stratosa. Cioè se è la sensazione più simile, ovviamente ci sta, come strato questa è l'unica anche a scala lunga Sì, rispetto alle esatto. Sì, altre, sì, questa scala quindi 25 e mezza. ci sta che risponda più stile Fender. Sì. In questo caso il pick-up al manico anche mi ricorda molto come, suono quello di una Strato secondo me, però questo è meno grosso. Ci sono Stratocaster, soprattutto le 60 col palissandro, Sì. sono solitamente un po' più smorzate Sì, sì, sì. e sulle medio alte, invece questa rimane ancora bella brillante. Sembra quasi quando abbiamo fatto il confronto acero palissandro, Sì, è si vero. sposta più su quello là.
quindi sì, è sì. più aperto, probabilmente perché ho sentito anche che il tipo di attacco del manico, dà un suono molto diretto Sì, e quindi questo sta aiutando un po' a dare più verso quell'acero che ti diventa più brillante, più veloce con lo snap veloce. sì, sì, esatto. Ed è Probabilmente particolare perché sembra è un ibrido, a guardarlo dici ti aspetti magari una cosa più calda come strato 60, invece la avvicinerei di più verso una sì. 50 come tipo di suono. Beh, il bello è che ha Però un carattere suo. comodissima. Mh. Cioè il Ah sì, Bellicast, lo certo, certo, scasso assolutamente. dell'accesso è veramente studiato veramente bene. L'avevo già detta questa cosa su quella stile tele, Sì, però questa forse tra le 2, la preferisco come preferisci. suono. Sì, 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 questa combinazione di pick-up che è particolare effettivamente, non è roba comune, Non è usuale. si comporta decisamente bene. Poi ripeto, stiam parlando di uno strumento che è sotto i migliaia di Sì, euro, sì, è quindi questa la cosa incredibile. cioè come rapporto qualità tornando al rapporto qualità-prezzo, Sì, è veramente cioè pazzesco. è Poi anche pazzesco. il ponte è, potremmo dire, uno stile PRS. Sì, richiama Cioè, moltissimo. Sì, 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 richiama ehm, moltissimo i PRS. quindi hai questa diciamo si vede che anche diversamente magari da quelli vintage strato, se passi la mano qua, non hai la Non ti cosa che ti vai a gratti tagliare tu il palmo della mano. esatto. No, e poi il battipenna anodizzato, io Sì. sono un fan anche a livello estetico. No, Bene, bello strumento, questo mi ha sorpreso devo dire. bene. Così come però tutto il range Eastman, che però se volete venire a provare in negozio ovviamente siete i benvenuti, perché non dovete Assolutamente. credere soltanto a quello che vi diciamo noi. No, poi son strumenti che vanno provati, son strumenti che non tutti trattano o comunque, non in questa gamma, perché Sì. noi abbiam praticamente la gamma Sì, ce ne sono completa, altre cioè 15 ragazzi che sono esatto. là, ne abbiamo Cioè scelto giusto abbiamo un paio. abbiamo una parete completa di Eastman, senza contare anche le Sì, acustiche che sì, abbiamo metà reparto acustiche di Eastman, quindi ci crediamo molto e ci investiamo parecchio. sì, giustificato, direi, decisamente giustificato. Giustificato anche la vostra iscrizione al canale, Ah beh, che visto che noi comunque ci teniamo a continuare a portare video come questi anche in futuro, mi raccomando, a noi dà una mano enorme eh sì. a continuare a portare avanti questo progetto. Per il video di oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao.